Ciao a tutti e bentornati su Origini Ancestrali. Siamo arrivati forse a uno degli zar più iconici della storia russa e della Tartaria, ovvero Ivan IV il Terribile, o meglio, sarebbe più corretto dire, ad uno dei periodi più significativi della storia russa e della Tartaria. Come già detto in precedenza, sotto questo zar si nascondono altri zarkhan che sono stati raggruppati in un'unica figura. Prima di iniziare però mi raccomando, mettete mi piace per stimolare l'algoritmo e supportate il canale ed iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, azionando la campanella delle notifiche per non perdervi i futuri video. Ivan IV Vasilievich, detto il Terribile, regnò per 51 anni, dal 1533 al 1584. Tuttavia, se iniziassimo a contare dalla fine dei 7 boiardi, cioè dal 1547, otterremmo 37 anni. Oggi si ritiene che questo periodo sia ben documentato e ricco di informazioni. In realtà non è proprio così. Del periodo di Ivan Grozny non è sopravvissuto quasi nessun documento originale. Questa è un'epoca oscura ed allo stesso tempo una delle più intriganti ed interessanti della storia russa. Occorre soprattutto distinguere due epoche completamente diverse l'una dall'altra, il periodo della Rus dell'Orda Tartaria e il periodo di regno di Romanov. Questo zar si riflesse nella storia occidentale come l'imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V, che regnò dal 1519 al 1556 e quindi per circa 39 anni. In questo caso la durata dei regni coincide molto bene. Dando un'occhiata alla storia di Ivan il Terribile emergono molte stranezze che attirano molto l'attenzione. Si presume che nel 1553, da adulto, Ivan il Terribile abbia istituito un consiglio come proprio tutore, la Rada degli Elettori. Fu creato con lo scopo di prendersi cura del suo giovane figlio, Dmitri, poiché Ivan stava morendo. Tuttavia, Ivan rimase in vita e il consiglio di tutela non venne sciolto. Durante il regno di Ivan, per qualche motivo, ed è l'unica volta che accade nella storia degli zar russi, ci furono ripetuti giuramenti, sebbene la fedeltà dello zar sia stata giurata una sola volta. Ne avvennero di altri e ci fu persino una seconda magnifica incoronazione, molti anni dopo la prima. Forse si dimenticarono della prima, avvenuta nel 1547, e decisero di punto in bianco di incoronarlo nuovamente nel 1572, dopo 25 anni di regno. Ivan il Terribile poi mise sul trono lo zar Simeone Bekbulatovich, apparentemente al suo posto. Secondo gli storici la motivazione sarebbe che così Ivan riusciva meglio a governare la Duma. Spiegazione che però non regge. Tutte queste stranezze hanno costretto gli storici a dichiarare addirittura che Ivan il Terribile fosse una persona malata di mente, uno schizofrenico. In effetti, uno zar che metta al suo posto un altro potrebbe non essere sano di mente, tuttavia però la questione si è rivelata diversa. Sotto il nome di Ivan IV il Terribile, i falsificatori della storia russa rappresentarono diversi zar che regnarono in successione. Furono 4 in totale. Per cui, dopo aver chiarito il quadro reale della storia russa del XVI secolo, l'intero periodo di Ivan IV dal 1547 al 1584 ricade in 4 diversi regni di 4 diversi zar. Questi zar furono i seguenti: Ivan IV Vasilievich, e cioè Basilio il Beato, il giovane figlio di Ivan IV Vasilievich, Dmitri, che morì in un incidente, il secondo figlio di Ivan IV Vasilievich, Ivan V, Simeone Bekbulatovich, che si chiamava anche lui Ivan. Ecco quindi spiegate le stranezze dell'epoca di Ivan IV il Terribile. Adesso andiamo a trattare i principali parallelismi che lo accomunano con Carlo V d'Asburgo. Ivan IV il Terribile salì al trono da giovane. Quando Elena Glinskaya, sua madre, morì, Ivan aveva solo 7 anni. Fu incoronato zar all'età di 17 anni. Anche Carlo V salì al trono da giovane, quando aveva appena compiuto 20 anni. Fu incoronato ad Aquisgrana, che come sappiamo ora era la città del Khan. Martin Lutero lo definì un giovane di sangue nobile, per cui vediamo che l'età in cui si sedettero sul trono sono in ottimo accordo. La Duma dei 7 boiardi limitò molto il potere di Ivan IV il Terribile all'inizio del suo regno. Successivamente venne creato un consiglio dei tutori che, come abbiamo detto, si occupava della tutela dello zar. Stessa situazione la ritroviamo riguardo a Carlo V.
Anche lui fu limitato all'inizio del suo regno dal consiglio degli elettori. I 7 elettori crearono un consiglio di tutori guardiani su Carlo V. Ivan IV non era molto in salute da giovane, si ritiene che fosse malato in gioventù e una volta addirittura sarebbe stato vicino alla morte. Inoltre si dice che gli inglesi in quel periodo visitarono il paese e rimasero stupiti da molte abitudini del sovrano di Mosca. Lo zar evitava divertimenti violenti e non amava molto la caccia, ma trovava piacere nell'adorazione. Nello stesso anno Ivan ebbe le sue prime visioni. Carlo V era anch'esso un monarca molto potente, ma malato. Fu senza dubbio un sovrano forte, il cui potere servì all'Europa come base affidabile. Fin dall'inizio del suo regno Carlo V non godeva di buona salute, lo definivano un giovane pallido, con un'espressione seria, pensierosa, quasi malinconica sul viso. Iniziò addirittura ad invecchiare presto e la sua salute profondamente disturbata non gli permetteva di impegnarsi in attività prolungate. Nelle cronache dell'Europa occidentale si sviluppò un punto di vista bene definito sulla personalità di Carlo V, ritenuto da molti essere il burattinaio dei destini dell'Europa. Nonostante fosse malato, silenzioso e triste, teneva in mano i fili di tutto il mondo. Ivan IV aveva un amico che poi lo tradì. Questi era il principe Andrei Kurbsky. Originariamente era un grande amico di Ivan, ma in seguito Kurbsky tradì Ivan e fuggì in Lituania. Anche Carlo V aveva un amico stretto, Moritz, che successivamente gli voltò le spalle. Il principe di Sassonia, Moritz, fu uno dei collaboratori più stretti di Carlo V. L'imperatore lo considerava come un figlio. Nonostante questa vicinanza, però, Moritz nutriva segretamente i suoi piani. All'inizio era un oppositore nascosto, in seguito però tradì Carlo V e diventò suo nemico. Quindi troviamo un'ottima corrispondenza con le vicende di Ivan IV e l'amico principe Andrei Kurbsky. Nella storia russa è molto conosciuta la corrispondenza tra Ivan IV e l'amico Kurbsky. Sebbene questa corrispondenza, oggi disponibile, sia molto probabilmente un'opera letteraria abbastanza tarda, scritta non prima del XVII secolo, il fatto stesso della sua esistenza sembra essere stato annotato correttamente. Una situazione analoga la troviamo nella storia del Sacro Romano Impero, con la corrispondenza tra Carlo V e Moritz, e questo è un dettaglio che ritroviamo solo riferito a Carlo V. Come detto prima, successivamente Andrei Kurbsky diventa nemico di Ivan IV e la fuga di Kurbsky fu considerata un tradimento dallo zar. Kurbsky fuggì e abbandonò tutte le sue proprietà, le armature militari ed i libri, a cui teneva tantissimo. La stessa cosa, anche se a parti invertite, accadde a Carlo V. Nella versione occidentale però è quest'ultima a fuggire. Probabilmente i cronisti dell'Europa occidentale si confusero su chi fuggiva da chi. Nella storia occidentale si dice che Carlo V non si accorse di aver alienato tutti da se stesso, ormai tutti i suoi appoggi erano crollati di colpo e quindi decise di fuggire nei Paesi Bassi. Però ormai era troppo tardi, dopo essere riuscito a raggiungere il monastero di Ehrenberg attraverso il bosco di montagna, seppe che Moritz era già vicino. Moritz prese d'assalto il monastero, avrebbe potuto catturare Carlo V a Innsbruck. L'imperatore approfittò di questo breve ritardo per salvarsi e, malato e distrutto dalla gotta, corse in Stiria. La cosa strana però è che questa fuga non incise minimamente sul potere di Carlo V e dopo qualche tempo Moritz morì a causa di una ferita mortale. Quindi in questo caso abbiamo sempre la storia di Ivan IV e Andrei che si ripete ma a parti invertite. Riguardo ai luoghi menzionati non si deve pensare che i nomi delle città ed in genere dei luoghi indichino necessariamente l'Europa occidentale come teatro d'azione. Il nome Ehrenburg probabilmente deriva dal nome Rona-Burg e quindi città fiume e quindi città sul fiume. Ma quale città sul fiume? Vedete che il significato originario cambia e senza ulteriori considerazioni non è semplice capire di quale città si stia realmente parlando. Del resto molte di esse venivano costruite vicino ai fiumi. Nel Medioevo i fiumi venivano chiamati Rona, ad esempio, e quindi questa parola poteva essere utilizzata per indicare un flusso d'acqua. Burg era città e quindi Rona-Burg, che in seguito divenne Ehrenburg. Per quanto riguarda i Paesi Bassi, stava semplicemente a significare un paese collocato in basso rispetto al punto di vista dello svolgimento dei fatti. Quindi questi luoghi non si devono intendere come le città e gli stati oggi conosciuti.
Continuando con Ivan IV arriviamo alla caduta della Grande Novgorod. Sotto il suo regno Veliki Novgorod fu presa e distrutta e fu uno degli eventi più sconvolgenti dell'Oprichnina. La distruzione di Novgorod, avvenuta dopo l'esecuzione di Staritsky, stordì i suoi contemporanei. La Duma dell'Oprichnina decise di marciare su Novgorod nel dicembre 1569. Lo zar convocò l'intero esercito dell'Oprichnina ad Aleksandrovskaya Sloboda e annunciò loro la notizia del grande tradimento dei novgorodiani. Senza esitazione le truppe si spostarono verso Novgorod. L'8 gennaio 1570 il re arrivò nell'antica città che fu presa e saccheggiata. Spostandoci nella storia degli Asburgo troviamo una situazione analoga con la caduta di Magdeburgo. Carlo V combatté contro i protestanti. Le truppe di Carlo V presero e conquistarono la città di Magdeburgo, conosciuta nelle cronache occidentali come la cattura della nuova città. L'assedio di Magdeburgo iniziò nel presunto 1550 e nel presunto 1552 la città fu presa. Quindi ci troviamo di fronte ad un bel duplicato. La caduta di Magdeburgo e la caduta di Novgorod. Questi eventi accaduti in terra russa vennero scritti nelle cronache occidentali e facevano riferimento a quando le truppe di Ivan IV il Terribile sconfissero Veliki Novgorod, cioè Jaroslav sul Volga. A quanto pare gli europei occidentali chiamavano la lontana capitale della Rus dell'Orda con il nome di Magdeburgo sull'Elba, che significava la grande città bianca. Magde stava per grande, Burg città e Elba era una distorsione di Alba, che significa bianca, oppure poteva riferirsi al nome Babilonia, e cioè i bulgari. Quindi Magdeburgo sull'Elba avrebbe potuto significare la grande città bianca oppure la grande città di Babilonia, riferita a Jaroslav sul Volga. Inoltre, con Veliki Novgorod non ci si riferiva soltanto alla capitale Jaroslav, ma questo nome era attribuito ad una vasta regione dove era presente l'unione tra diverse città situate lungo il Volga, la più importante delle quali era Jaroslav. Quindi la cattura di Ivan IV e di quindi Carlo V non fu la cattura di un'unica città, ma di più città. Nella storia russa infatti si parla di città nuova e città vecchia, forse riferito proprio a questo. Veliki Novgorod era l'insieme di più città della Rus di Vladimir Suzdal, situate intorno a Jaroslav. Una di queste città era molto famosa e l'abbiamo incontrata già nella serie sulla vera storia della Russia. Stiamo parlando di Kostroma, che fu la vera antica capitale della Russia al posto di Kiev. In alcune cronache Kostroma veniva chiamata Korensm e risulta che il vecchio centro di Kostroma, sul territorio del quale oggi si trova il monastero di Ipaziev, è ancora diviso nella città nuova e la città vecchia. Ancora oggi queste città si trovano all'interno delle mura della fortezza del monastero Ipaziev. Pertanto la storia occidentale sulla cattura di Magdeburgo potrebbe aver preso in prestito i nomi città nuova e vecchia dalla russa Kostroma, la quale anch'essa venne saccheggiata durante il pogrom di Novgorod, poiché si trova molto vicino a Jaroslav. Continuando con il racconto, si riporta che alcune guardie gettarono nel Volkhov donne e bambini legandoli a mani e piedi, mentre altri cavalcarono lungo il fiume su una barca e usarono asce e lance per annegare coloro che riuscirono a riemergere. Seguirono altre orribili azioni ai danni delle famiglie di Novgorod. Anche nella storia di Carlo V si apprende delle brutali azioni contro i protestanti intraprese dai soldati dell'imperatore durante la presa di Magdeburgo. Arriviamo ora agli ultimi momenti di vita di Ivan IV e Carlo V. Ivan IV verso la fine della sua vita si ritirò in un monastero rinunciando all'autorità. Si ammalò gravemente nel 1553 e si ritirò dagli affari e si trasformò in un santo folle. Divenne Basilio o Ivan il Beato. Anche Carlo V verso la fine della sua vita abdicò l'autorità e si ritirò in campagna vicino ad un monastero. Nel 1555 trasferì al figlio Filippo la gestione dei possedimenti italiani del Regno di Napoli e di Milano. Nel Palazzo Imperiale di Bruxelles si effettuò una celebrazione in cui Carlo V salutò gli ufficiali dello Stato e ricevendo l'autorità suprema sulla patria, i Paesi Bassi dopo alquali funzionari giurarono fedeltà a Filippo. Nel 15 gennaio del 1556 Carlo trasferì possedimenti spagnoli a suo figlio. Il trasferimento della corona reale poté avvenire in modo del tutto formale solo l'8 marzo 1556.
Il 21 settembre dello stesso anno Carlo morì nella residenza da lui eletta presso il monastero San Justa a Estremadura, in cui visse per altri 2 anni nella solitudine del villaggio di Glusch. Adempiva con zelo ai doveri religiosi che aveva assunto e pregava per l'unità della Chiesa. Bene amici, siamo arrivati ormai alla fine di questo video e nel prossimo concluderemo questa serie alla scoperta degli zar Khan dell'Orda Russia, ovvero la Tartaria. Vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo alla prossima occasione. Grazie ancora e a presto!